Oggi voglio parlarti di una sensazione che probabilmente tu conosci molto bene. Quella piccola paura sottile eppure molto profonda che avverti ogni volta che devi separarti da qualcosa o da qualcuno. Può essere un oggetto a cui sei affezionato sin da quando eri bambino, può essere una relazione che ti ha accompagnato per un lungo tratto di strada, oppure un'app che apri ogni giorno senza nemmeno rendertene conto, o persino un'abitudine che è radicata in te da anni. Eppure, nonostante tu sia consapevole che quel legame non è più vitale come un tempo, nel momento in cui pensi «devo tagliare quel cordone ombelicale», vieni travolto da una punta di ansia, una stretta alla bocca dello stomaco o un senso di vuoto imminente. Se ci pensi, questo meccanismo, almeno per me, è davvero affascinante. Da un lato ci lamentiamo di come certi oggetti, certe persone o certi comportamenti ci appesantiscano, quindi togliendoci energia e spazio, ma dall'altro lato, appena contempliamo anche solo l'idea di allontanarci, ci sentiamo come se stessimo per compiere un passo irreversibile, come se stessimo rinunciando a una parte fondamentale di noi stessi. Ma perché questo succede? Da dove arriva tutto questo timore di lasciare andare? Una prima risposta a questa domanda sta nel nostro senso di identità. Spesso negli oggetti o nelle relazioni noi riponiamo un pezzo di chi siamo stati, di chi speravamo di diventare o di chi crediamo di dover essere. Facciamo un esempio, così è più semplice. Pensa al biglietto di un concerto che hai conservato per 10 anni. Forse non lo guardi mai, anzi sicuramente non lo guardi mai, ma l'idea di buttarlo ti fa sentire come se tu stessi perdendo quel ricordo magico, quella versione di te spensierata che ballava sotto il palco. In realtà, il tuo passato non è che scompare solo perché butti un foglio di carta, ma la mente, abituata a cercare sempre punti fermi, reagisce in modo protettivo. C'è anche un altro aspetto, ovvero quello del temere il vuoto. Se metti da parte un'abitudine che prima occupava molte ore della tua giornata, come per esempio scrollare un social per ore, all'improvviso si crea uno spazio di tempo che non sai come riempire. E il vuoto, per noi esseri umani, un po' per tutti noi esseri umani, è spesso sinonimo di incertezza. Meglio qualcosa di anche solo vagamente rassicurante, piuttosto che un buco nel quale non sappiamo che ruolo assumeremo. Non si può negare però che molto spesso le emozioni legate alla separazione affondano le radici in ricordi belli o al contrario in esperienze negative che però ci risultano stranamente familiari. Facciamo un esempio. Prendiamo l'esempio di una persona che non ci fa più star bene. Abbiamo la netta percezione che quella relazione ci impedisca di evolvere. Eppure continuiamo a restare in una sorta di limbo, perché potrebbe migliorare, oppure perché, abbiamo condiviso così tanto. Il timore di perdere anche i ricordi positivi è sufficiente a farci preferire una sofferenza nota a un'assenza dai contorni indefiniti. Allo stesso modo, un'abitudine come ad esempio fumare può essere un'ancora di salvezza in momenti di stress, pur sapendo perfettamente quanto questo ci faccia male. Quindi decidere di separarsene mette in moto la paura di non sapersi più gestire nei momenti critici, di non avere quel appiglio, per quanto illusorio, che ci sostiene. Così continuiamo a rimandare il distacco, illudendoci che domani sarà il giorno giusto. Un altro meccanismo potente che ci blocca è la paura di rimpiangere la nostra scelta. Questa è nota in psicologia come rimorso post-acquisto. Pensiamo, e se poi mi accorgo che quella cosa mi serviva? Se scoprirò di aver sbagliato a lasciare andare quella persona, oggetto o abitudine che sia? E allora che cosa facciamo? Restiamo inchiodati in situazioni stagnanti, consumiamo relazioni che hanno esaurito la loro energia oppure accumuliamo oggetti in cantina perché non si sa mai. C'è anche però l'effetto di possesso che ci porta a sovrastimare il valore di qualsiasi oggetto solo perché è nostro. Facciamo un esempio. Quante volte, se per esempio stessimo valutando un oggetto da zero, non lo compreremmo neanche? Eppure, siccome è entrato nel nostro territorio, ci sembra improvvisamente irrinunciabile. A volte la paura di separarsi da qualcosa è legata anche alla pressione sociale o al giudizio degli altri. Se pensi per esempio alle mode o all'uso smodato di certe app, potresti preoccuparti di essere tagliato fuori se non ci sei più. Tutti i miei amici usano questo social, cosa succederà se me ne vado? Ecco, abbiamo un desiderio innato di sentirci parte del gruppo e rinunciare a ciò che gli altri considerano normale potrebbe far emergere il timore di restare isolati. In fondo, una relazione malsana può protrarsi anche per paura del giudizio altrui. E se ci separiamo, la gente cosa penserà di me? Perché crediamo di dover per forza corrispondere a un certo copione. Eppure la nostra pace interiore e la nostra autenticità valgono di più di qualsiasi opinione esterna. Prova a immaginare di fare un primo piccolissimo passo. Forse non sei ancora pronto a sbarazzarti di quell'enorme baule dei ricordi, ma potresti iniziare da un singolo oggetto. Conservane uno, soltanto uno, il più significativo,
e lascia andare tutti gli altri simili che occupano soltanto spazio e non portano più a un effettivo beneficio. Noterai che la tua ansia di perdere tutto si abbassa notevolmente quando fai le cose gradualmente. Un altro approccio consiste nel chiederti, sinceramente però, che cosa temo di perdere? Il ricordo o l'oggetto? La persona o l'idea di chi potrei diventare senza di lei? A volte basta formulare correttamente la domanda per accorgerci di essere rimasti intrappolati dentro un grosso equivoco. Non è l'oggetto la fonte del nostro passato, non è un'app a darci valore, non è una relazione tossica a definire la nostra capacità di amare. Quando finalmente decidi di liberarti di qualcosa che ha perso il suo senso nella tua vita, può succedere una cosa davvero interessante. Scopri che, al di là dello smarrimento iniziale, che è normale, si apre un mondo di possibilità. Il vuoto che tanto temevamo diventa un luogo di scoperta e di espansione. Hai mai buttato via un vecchio quaderno, per esempio, e poi hai scoperto, riordinando quello scaffale, un libro che desideravi leggere da tempo ma che non avevi mai notato? Hai mai tagliato un rapporto ormai sterile e a distanza di mesi ti sei reso conto magari di avere tempo ed energie per far crescere nuove amicizie, magari più in sintonia con te? Queste esperienze ci insegnano che separarsi non è un atto di cancellazione del passato, ma una semina per il futuro. In ultimo, non posso parlare di paura di separarsi senza accennare al fatto che tutto nella vita è destinato a trasformarsi. Nulla resta uguale per sempre, nemmeno noi. Accogliere questo principio, anche se a volte fa male, mi rendo conto che è complesso da accettare, da comprendere e da accettare, dicevo, anche se a volte fa male, ci libera da un sacco di catene emotive. Capire che l'impermanenza è parte della condizione umana può essere un messaggio di grande speranza. Non sei condannato a restare ancorato a ciò che hai sempre conosciuto. Hai il diritto di cambiare, di evolverti e di lasciare andare ciò che non ti sostiene più. Provare paura di separarsi è in un certo senso un segnale che abbiamo un cuore che batte e una mente che pensa. Significa che non vogliamo agire in modo superficiale, ma che riconosciamo l'importanza di ciò che ci ha accompagnato fin qui. Dal mio punto di vista c'è una linea sottile tra onorare il passato e restarne prigionieri. Quindi ti invito a prendere un momento per te, a sederti in silenzio e a chiederti: c'è qualcosa o qualcuno che sta occupando uno spazio ingiustificato nella mia vita? Sto facendo resistenza perché non voglio sentirne la mancanza o perché davvero mi nutre e mi sostiene? Questa domanda, per quanto apparentemente semplice, ma io sono certo che hai capito che non lo è, può aprire scenari inattesi. A volte noi ci rendiamo conto che stiamo trattenendo oggetti, idee e abitudini solo per non affrontare il nostro senso di smarrimento. Ma quando trovi il coraggio di lasciare andare, scopri che il vuoto è meno spaventoso di quanto credessi. Anzi, spesso in quello spazio che si è appena liberato possono entrare nuove opportunità, nuove persone e persino nuove versioni di te stesso. Liberarti di qualcosa non significa, ripeto, non significa tradire ciò che è stato. È un atto di responsabilità verso la persona che sei qui e ora, e verso la persona che desideri diventare domani. Quindi ogni volta che scegli di affrontare la paura della separazione, ti stai dando il permesso di crescere, di cambiare, di lasciare che il tuo presente possa fiorire. Sarò sincero, non è un cammino semplice e non è un cammino breve, ma sappi che dietro a quella punta di dolore o di ansia iniziale c'è una grande forza pronta a emergere. Quella forza che da tempo sta bussando dentro di te e che aspetta solo che tu apra la porta per iniziare a vivere con più coerenza, più leggerezza e alla fine più gioia. Spero sinceramente che queste parole, quello che ti ho raccontato finora, ti abbia offerto un punto di vista diverso sulla paura di separarsi da ciò che non ci appartiene più. Ogni addio può essere l'inizio di un nuovo benvenuto e a volte l'unico modo per volare è lasciare la zavorra a terra.